Lo sapevate che le parole per carciofo, magazzino e tazza provengono tutte dall'arabo? Lo sapevate che il siciliano, dialetto italiano parlato nell'isola di Sicilia nel sud, ha un vocabolario composto per il 6 o 7% da parole arabe, ovvero più di 800 parole? Ciao, io sono Patrick e oggi parleremo delle somiglianze tra il mondo arabo e quello italiano, dal punto di vista culturale, linguistico, gastronomia, eccetera. Però prima di continuare col video, ho notato che molti di voi stanno guardando i miei video senza nemmeno essere iscritto al mio canale. Quindi assicuratevi di fare clic sul pulsante di iscrizione e di attivare la campana delle notifiche in modo da non perdere nessuno dei miei prossimi caricamenti. Avanti, dai, fallo ora! Anche scusa per il mio italiano un po' arrugginito, fa un bel po' che non lo uso attivamente. Allora, cominciamo. L'Italia, in particolare l'Italia meridionale, è sempre stata un fulcro molto importante sul Mediterraneo nel corso della storia, insieme a Grecia, Spagna, Libano, eccetera, eccetera. Molti gruppi di persone come Fenici, Etruschi, Romani, Greci bizantini, Normanni, Arabi, dopo gli Ottomani, eccetera, si stabilirono lì per lunghi periodi di tempo. Ma in questo video il nostro focus sarà sull'influenza araba sull'Italia. Nel 535 d.C. l'imperatore Giustiniano I fece della Sicilia una provincia bizantina e il greco divenne un suono abbastanza familiare in tutta l'isola. Con il declino del potere dell'impero bizantino, la Sicilia fu progressivamente conquistata dai Saraceni del Nord Africa dalla metà del IX alla metà del X secolo quasi. Quindi per capire come avvenne questo scambio interculturale tra italiani e arabi bisognerebbe fare un salto indietro nella storia, a cominciare dalla diffusione dell'Islam nel sud Italia, già nel 827, dove costruirono il loro primo insediamento a Mazara, in Sicilia. La successiva dominazione di Sicilia e Malta iniziò nel X secolo. L'Emirato di Sicilia durò dal 831 al 1061 e controllava l'intera isola del 902. Tuttavia, le successive sconfitte dei sovrani arabi da parte dei Normanni nel X-XI secolo, le persecuzioni delle popolazioni islamiche, gli esili di massa e la diffusa conversione al cristianesimo, quelli posero fine alla presenza musulmana in Italia nell'anno 1300. Fu in quel periodo che emerse la poesia italiana, così fortemente influenzata dall'arabo. Ma non attardiamoci troppo sulla storia e tuffiamoci direttamente nelle somiglianze tra le due macroculture. Allora, ecco 6 modi in cui italiani e arabi sono incredibilmente simili. Primo, quando le parole falliscono, le mani regnano. Arabi e italiani concordano sul fatto che i gesti delle mani parlano più di 1000 parole. C'è qualcosa nella comunicazione manuale che trasforma le conversazioni banali in conversazioni più eccitanti. Non dimentichiamo il fatto che anche i gesti delle mani e il linguaggio corporale possono essere trasferiti da una cultura all'altra. Proprio come un normale linguaggio verbale. Secondo, gli italiani darebbero tutto per il loro bidet. Entrare nel bagno degli ospiti in Italia o in alcuni paesi del mondo arabo e non vedere un bidet o uno shattafa in arabo è l'apocalisse totale. Quel che è ancora peggio è dover spiegare alle persone cos'è in realtà un bidet, di cosa si tratta un bidet. Ma prima di entrare nelle specificità dovete iniziare spiegando che un bidet
non è per lavarsi i piedi, né è per inzuppare i vestiti macchiati, è per lavarsi i culi e basta. Personalmente amo il mio bidet e non riesco a immaginare la mia vita senza di esso. Terzo, la filatura dell'impasto per la pizza imita la filatura dell'impasto per il manaish o sage. Allora, i forni in legno sono essenziali per la vita di arabi e italiani. Per noi arabi, per me libanesi, la vita senza manouche, almeno. Manouche è un impasto appiattito su cui mettiamo o timo, formaggio o carne e lasciamo cuocere nel forno a legna, quindi non è affatto una vita senza di essi. Abbiamo anche preso in prestito un po' di ispirazione dagli italiani, trasformando un manouche tradizionale in una pizza manouche, che ha tutti i condimenti di una pizza tradizionale italiana, oltre al mais forse. Quarto, non sappiamo come sussurrare. Allora, le persone sono sempre tentate di origliare conversazioni arabe-italiane solo perché suonano eccitanti. Sono le nostre voci forti che fanno sembrare accese le conversazioni più noiose. I nostri sussurri suonano come urla. Le nostre urla suonano come, non so, come magari un bulldozer che spinge attraverso il cemento. Ammettiamo che siamo fastidiosamente rumorosi, ma le vecchie abitudini sono dure a morire, già lo sapete. E a proposito, i greci sarebbero sicuramente d'accordo con noi. Quinto, architettura. Dopo la sconfitta degli arabi, i normanni trasformarono le città, modificarono gli antichi palazzi arabi e diedero origine ad uno stile architettonico unico. L'architettura moresca, si chiama di moresca in Italia, che viene anche chiamata di architettura normanno-araba, forse, sostituì la maggior parte della precedente costruzione islamica, ma mantenne vive le caratteristiche dell'architettura islamica e dopo sviluppò uno stile che creò edifici maestosi. Gli elementi architettonici arabi più comuni che possiamo ancora vedere nell'Italia moderna sono ad esempio mattoni, malta, archi, mosaici, soffitti in legno, arabeschi, ornamenti con pietre preziose, eccetera, eccetera. 6. Popoli buongustaio. Entrambe le macroculture condividono una grande passione per il cibo e la gastronomia e non sopportano affatto di avere lo stomaco vuoto per troppo tempo. Allora, nonostante le moschee siano state completamente distrutte nell'Italia meridionale, almeno meridionale, dopo la conquista dei bizantini all'inizio del XIV secolo, credo, l'eredità araba è ancora viva nella cultura del cibo. L'influenza è evidente, dagli ingredienti come il grano duro, che ha portato allo sviluppo della pasta, il più sacro dei cibi italiani, ai metodi di preparazione come le carni e le verdure ripiene, o l'uso di noci e frutta secca nei dolci, o addirittura la maestria del processo di distillazione, che era molto comune. Oggi i piatti dell'isola sono più avventurosi di quelli che si trovano nel resto d'Italia, sono più speziati e dolci di quelli della terraferma, anche la pasta è piccante. Allora parliamo di pasticceria. La pasticceria è forse il contributo più importante dato da questi conquistatori orientali alla cucina siciliana in particolare. Quando gli arabi introdussero lo zucchero nell'isola, resero possibile tutta una serie di dolci come cassata, cannolli, cubaita e torrone.
Portarono in Sicilia anche i dolci a base di mandorle e l'arte di fare il gelato e il sorbetto. Dall'isola questi si diffusero nel resto d'Italia, poi in tutta Europa. Diamo un'occhiata ad alcuni piatti. Allora, primo ad esempio abbiamo la couscousa, che è una zuppa di semola e pesce, che è molto comune specificatamente nei paesi del Nord Africa. Dopo abbiamo la pesto trapanese, dopo la spaghetti alle mandorle. Questo era un piatto molto popolare nella cucina araba medievale e nella cucina del Rinascimento italiano in particolare. Dopo abbiamo la pasta con le sarde, che è molto comune, considerata di origine araba anche. Versioni di questa ricetta si trovano nella parte un po' più occidentale della Sicilia, dove si stabilì la maggior parte degli arabi musulmani. E poi come dolci abbiamo i confetti. Si ritiene che questa caramella sia uno dei primi dolci introdotti dagli arabi nell'Europa meridionale. E poi abbiamo il pane e il pannelle, anche questo è uno spuntino da strada. I ceci sono un'influenza araba, e così sono le frittelle di ceci, proprio come i falafel che abbiamo qua in Libano. 7. Le somiglianze linguistiche. Molte parole comuni italiane derivano direttamente dall'arabo, come ad esempio magazzino, che è un spazio di stoccaggio. Proviene dall'arabo makhazen o makhzan in singolare, e tazza, che è un boccale, in arabo si dice tasa. Altri esempi includono parole più antiquate ancora usate in alcune zone d'Italia, come meschino, che è popolare particolarmente nel sud d'Italia e deriva dalla parola araba meskin. Dopo abbiamo melanzana, che deriva da Betengen, melanzana, carciofo, che era originariamente khershuf, ma non lo usiamo ardeshauke in arabo, non usiamo khershuf, forse negli altri paesi arabi, non so. Altre parole possono essere azizzari, che vuol dire abbellire, da aziz, prezioso, bello, cassata, che è un dolce siciliano, da kashta, viene dal latino casaeta, qualcosa a base di formaggio. Poi abbiamo raisi, che vuol dire capo, o raisi in arabo. Poi abbiamo saya, che vuol dire canale, el-saqia in arabo. E poi zafferano, tipo di pianta i cui fiori sono usati per scopi medicinali e nella cucina siciliana, che viene da zafaran in arabo. Poi abbiamo zagara, che è un fiore, viene da zaher, credo. E poi abbiamo zibibbu, che è un tipo di uva, forse l'uva seccata, che in arabo diciamo zabib, sbib. Quindi quella è la fine del video di oggi, spero che vi sia piaciuto molto. Se ne conoscete altre somiglianze, fateci sapere scrivendoci nei commentari. Vi auguro una buona giornata, pace e amore per sempre, arrivederci.